Notte fonda. Alessandria d'Egitto, 19 dicembre del 1941. Nel cuore pulsante della base navale più potente della Royal Navy nel Mediterraneo, un silenzio irreale. Le sentinelle pattugliano i moli, completamente ignare che appena sotto il pelo dell'acqua, 6 uomini a cavallo di 3 siluri lentissimi si stanno avvicinando alle 2 più grandi corazzate britanniche. Hanno già superato reti antisiluro, campi minati e una sorveglianza che si credeva impenetrabile. La loro missione? Folle. Il loro coraggio? Da leggenda. Ma questa non è la scena di un film. È la storia vera di come una manciata di incursori italiani della 10ª Flottiglia MAS realizzò una delle imprese più audaci della Seconda Guerra Mondiale, segnando un punto di svolta nella guerra sul mare. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il Mediterraneo è un'arena mortale. Da una parte, la Royal Navy britannica, padrona indiscussa con le sue fortezze di Gibilterra, Malta e Alessandria, da cui controlla le rotte vitali dell'impero. Dall'altra, la Regia Marina italiana, decisa a spezzare quell'assedio e a garantire i rifornimenti alle truppe in Nord Africa. Ma come poteva l'Italia, con una flotta strategicamente in svantaggio, anche solo pensare di sfidare la marina più forte del mondo? La risposta non arrivò da una grande battaglia tra corazzate, ma dall'ingegno, dall'innovazione e dal fegato di un'unità d'élite, la 10ª Flottiglia MAS, eredi dei violatori di porti della Grande Guerra. Questi uomini furono addestrati per colpire il nemico dove si sentiva più invulnerabile, dentro le sue basi. Il loro motto, preso in prestito da Gabriele D'Annunzio, era Memento audere semper, ricordati di osare sempre. E loro osarono, e come. Una precisazione, però, è d'obbligo. Questo racconto si concentra sulle imprese militari della 10ª MAS della Regia Marina, dal 1940 fino all'armistizio dell'8 settembre 1943. È la storia di quel periodo leggendario, ammirato persino dai nemici, che ha scritto una pagina indelebile nella storia delle forze speciali, molto prima delle controverse vicende che seguirono l'armistizio. Preparatevi a scoprire le missioni che hanno sbalordito il mondo. Ma come si fa a colpire una corazzata con una manciata di uomini? Per capire la portata di queste missioni, dobbiamo prima dare un'occhiata ai loro ferri del mestiere. Non navi da guerra tradizionali, ma armi tanto geniali quanto micidiali, pensate per un modo completamente nuovo di combattere. Il primo, e il più famoso, era il siluro a lenta corsa, SLC, che i suoi stessi piloti soprannominarono maiale. Immaginate un siluro, modificato per essere cavalcato sott'acqua da 2 operatori con tute da palombaro. Lungo circa 7 metri, si muoveva grazie a un silenzioso motore elettrico che gli dava una velocità ridicola, appena 3 nodi, e un'autonomia di circa 15 miglia. Non era un'arma da lancio. Il suo compito era trasportare una testata esplosiva da quasi 300 kg fin sotto lo scafo di una nave nemica. A quel punto, gli operatori dovevano staccare la carica, impostare un timer e sperare di allontanarsi prima del botto. Era un mezzo lento, capriccioso e difficile da governare, che richiedeva un'abilità e un sangue freddo che avevano dell'incredibile. E poi c'erano i barchini esplosivi, i motoscafi turismo modificati, MTM. A guardarli da lontano sembravano innocui motoscafi da diporto, ma in realtà erano bombe galleggianti con oltre 300 kg di esplosivo a bordo. Il pilota lanciava il barchino a tutta velocità contro il bersaglio e all'ultimo istante si eiettava da un sedile speciale, lasciando che il mezzo si schiantasse. L'impatto attivava una piccola carica che faceva affondare il barchino di quel tanto che bastava, perché l'esplosione principale, innescata da un timer, avvenisse sott'acqua, massimizzando i danni alla carena. Questi non erano semplici strumenti di morte, erano il simbolo di una filosofia: colpire con la precisione di un chirurgo, trasformando la debolezza in un punto di forza per infliggere danni devastanti con risorse minime. La prova del fuoco per queste nuove tattiche arriva nella baia di Suda, a Creta.
Nella notte tra il 25 e il 26 marzo 1941, 6 barchini esplosivi, portati in zona da 2 cacciatorpediniere, vengono messi in mare. A guidare la spedizione è il tenente di vascello Luigi Faggioni. L'obiettivo è una delle basi britanniche più importanti dell'Egeo, protetta da 3 linee di reti di sbarramento e pattuglie costanti. Tenendo i motori al minimo, i 6 incursori riescono a penetrare le difese nel buio. Arrivata l'alba, Faggioni riunisce i suoi uomini al centro della baia e assegna i bersagli. Il sottotenente di vascello Angelo Cabrini e il capo motorista Tullio Tedeschi puntano al pezzo da 90. L'incrociatore pesante HMS York, una bestia da oltre 8.000 tonnellate. Lanciano i loro barchini e si gettano nelle acque gelide. Le esplosioni lacerano il silenzio. Lo York viene colpito con una precisione micidiale, la sua fiancata squarciata. La nave imbarca subito acqua e deve essere fatta incagliare per non affondare, di fatto neutralizzata per sempre. Poco distante, altri barchini colpiscono la grande petroliera norvegese Pericles, che, gravemente danneggiata, affonderà pochi giorni dopo. In pochi minuti, quasi 20.000 tonnellate di naviglio nemico erano state messe fuori combattimento. Tutti e 6 gli operatori italiani sopravvissero, ma furono catturati. Avevano però lanciato un messaggio chiaro a tutto il mondo: nessun porto era più al sicuro. La leggenda della Decima era appena iniziata. Se Suda è stata la prova generale, Alessandria è il capolavoro. Un'azione così sfrontata da sembrare un suicidio, ma che avrebbe cambiato gli equilibri di potere nel Mediterraneo. La notte del 18 dicembre del 1941, il sommergibile Shiré, comandato dal leggendario Junio Valerio Borghese, rilascia 3 maiali a poco più di 1 miglio dall'imboccatura del porto di Alessandria, la Tana del Lupo, la base principale della Mediterranean Fleet britannica. Sui 3 SLC, 6 uomini: Luigi Durand de la Penne con Emilio Bianchi, Antonio Marceglia con Spartaco Schergat, Vincenzo Martellotta con Mario Marino. La missione: entrare nel porto e far saltare in aria le corazzate HMS Queen Elizabeth e HMS Valiant. Le difficoltà sono pazzesche. Dopo l'attacco aereo di Taranto dell'anno prima, le difese sono state potenziate con reti, boe esplosive e pattugliamenti incessanti. Ma quella notte la fortuna aiuta gli audaci. Proprio mentre i maiali si avvicinano agli sbarramenti, le reti vengono aperte per far rientrare dei cacciatorpediniere. Gli italiani colgono l'attimo e sgusciano dentro, senza essere visti. Ma i guai sono appena iniziati. Il maiale di De la Penne e Bianchi si guasta a pochi metri dalla Valiant. Con una forza disumana, i 2 lo trascinano a braccia sul fondale per gli ultimi, interminabili metri, e piazzano la carica. Subito dopo, un problema al respiratore costringe Bianchi a riemergere e viene catturato. Poco dopo, anche De la Penne, sfinito, deve risalire e viene portato a bordo della Valiant. Quando lo interrogano, De la Penne non parla. Viene quindi chiuso in un locale della nave, ironia della sorte, proprio sopra il punto dove ha piazzato la sua bomba. A pochi minuti dall'esplosione chiede di parlare col comandante, Charles Morgan. Non per salvarsi, ma per dirgli di far evacuare l'equipaggio. Morgan gli chiede dove sia la bomba. De la Penne si rifiuta di rispondere e viene rispedito nel locale. Alle 6:06 del mattino, un boato sventra la Valiant. La nave si appoggia pesantemente sul fondale, fuori combattimento. Miracolosamente, De la Penne e Bianchi sopravvivono. Pochi minuti dopo, tocca alla nave ammiraglia, la Regina Elisabetta. La squadra di Marceglia e Schergat ha lavorato alla perfezione. Un'altra esplosione tremenda mette fuori uso anche la seconda corazzata. Nel frattempo, il terzo equipaggio, Martellotta e Marino, ha minato la petroliera Sagona, danneggiando di conseguenza anche il cacciatorpediniere Jervis, che le era ormeggiato accanto. Con un solo colpo, 6 uomini avevano tolto di mezzo le uniche 2 navi da battaglia britanniche nel Mediterraneo, ribaltando l'equilibrio strategico per mesi. Il costo per gli italiani: 6 prigionieri. Il risultato: oltre 60.000 tonnellate di navi da guerra messe fuori uso.
Persino Winston Churchill, nelle sue memorie, ammise la violenza del colpo subito. Ma la Decima non viveva solo di colpi di scena. C'era anche una guerra silenziosa, una guerra di logoramento contro un altro simbolo del potere britannico, Gibilterra. La rocca, le fauci del leone accovacciato, era considerata imprendibile. Per colpirla, gli italiani tirarono fuori dal cilindro un piano geniale. Usarono come base segreta una nave mercantile italiana, l'Olterra, che era stata internata nel porto spagnolo di Algeciras, proprio di fronte a Gibilterra. Nascosto sotto la linea di galleggiamento, fu costruito un portellone da cui i maiali potevano uscire di notte senza essere visti. Da questa base incredibile e da un'altra nascosta a Villa Carmela partirono decine di incursioni. Tra il 1941 e il 1943, gli uomini Gamma, subacquei d'assalto, e gli operatori degli SLC attaccarono senza sosta le navi nella baia, affondando e danneggiando decine di migliaia di tonnellate di navi mercantili, vitali per lo sforzo bellico alleato. Queste missioni erano una spina costante nel fianco dei britannici, che furono costretti a impiegare enormi risorse per difendere un porto che non credevano di dover difendere. Ogni uscita era una scommessa con la morte, ma la tenacia di quegli uomini dimostrava la volontà di portare la guerra ovunque, con ogni mezzo. I numeri sono impressionanti. Tra il 1940 e il 1943, le azioni della 10ª Flottiglia MAS portarono all'affondamento o al danneggiamento grave di oltre 72.000 tonnellate di naviglio da guerra e circa 130.000 tonnellate di naviglio mercantile. Un bilancio pazzesco, ottenuto da poche centinaia di uomini. Per queste imprese, nel giugno del 1943, la bandiera della flottiglia fu decorata con la medaglia d'oro al valor militare. Ma l'eredità della 10ª non si misura solo in tonnellate. Il loro impatto più grande fu l'aver inventato un nuovo modo di fare la guerra sul mare. Hanno dimostrato che piccole unità d'assalto, addestrate alla perfezione e con mezzi innovativi, potevano mettere in ginocchio flotte convenzionali enormemente superiori. Le loro tattiche, i loro equipaggiamenti e il loro spirito divennero un modello studiato e copiato in tutto il mondo. Gli inglesi, dopo aver recuperato alcuni maiali, crearono i loro chariots, basandosi proprio sul progetto italiano. Le moderne forze speciali navali, dai Navy SEALs americani agli SBS britannici, fino ai loro eredi diretti, gli incursori del Comsubin della Marina Militare Italiana, devono moltissimo a quei pionieri. A testimoniare il valore e il rispetto guadagnato sul campo, c'è un aneddoto che ha dell'incredibile. Dopo l'armistizio e la liberazione dalla prigionia, Luigi Durand de la Penne fu decorato con la medaglia d'oro al valor militare. Ad appuntargliela sul petto fu proprio l'ex comandante della HMS Valiant, Sir Charles Morgan, in un gesto di cavalleria e rispetto tra nemici che oggi sembra quasi impossibile. La storia della 10ª Flottiglia MAS della Regia Marina è molto più di un elenco di navi affondate. È la storia di come l'ingegno e il coraggio possano sfidare la pura potenza, di come la determinazione di pochi uomini possa cambiare il corso degli eventi, superando ostacoli che sembravano insormontabili. Le loro imprese non sono solo pagine di storia, ma un promemoria di come lo spirito umano, anche nel buio più profondo, possa osare l'impossibile. Memento audere semper. Quale di queste imprese vi ha affascinato di più? L'astuzia nell'attacco a Suda, la perfezione quasi folle di Alessandria o la guerra segreta di Gibilterra? Fatemelo sapere nei commenti. E se questi racconti di storia e audacia vi appassionano, lasciate un like e iscrivetevi per non perdere le prossime storie. Alla prossima!